Ciao a tutte e bentornate sul mio canale e benvenute a tutte le nuove iscritte. Oggi andremo a realizzare insieme la Maxi Bag Multitask. Adesso andiamo a vedere nel dettaglio tutto l'occorrente per poterla realizzare. Per il progetto di oggi andremo ad utilizzare Indabig, è un cordino che già voi conoscete, l'ho utilizzato per altri tutorial, è sempre dell'azienda Borgo dei Pazzi. Vi ricordo che tutti i cordini dell'azienda, tutto ciò che trovate sono made in Italy, quindi questa è comunque una notizia importante. Poi il cordino è da 6 mm, quindi è molto grosso, per cui è facilmente lavorare, il lavoro cresce molto velocemente e la borsa, quindi qualunque progetto, rimane ben teso e rimane in forma. Le rocche si presentano da 500 grammi, ne serviranno circa 1 chilo, ma sarò più precisa alla fine del video. Con questo codice sconto che vi lascio potete acquistare non solo Indabig, ma anche tutto ciò che è presente sul loro sito. I colori di oggi sono il 34 ed il numero 3. Poi per questo progetto ci serviranno dei manici. Sempre Borgo dei Pazzi è andata a realizzare questi manici che misurano 50 cm e sono realizzati con gli stessi cordini col quale poi noi andiamo a lavorare le borse, quindi vedete è favoloso. In questo caso i manici sono stati lavorati con il numero 34 e sempre col cordino Indabig. Li trovate di tutte le tonalità presenti, quindi veramente vi potete sbizzarrire. E il codice sconto vale anche per questi manici. Per quanto riguarda l'uncinetto, io andrò a utilizzare il numero 7, ma potete utilizzare anche l'8 e il 9. Sempre dovete adattare l'uncinetto alle vostre mani e alle vostre esigenze. Ci servirà anche una base preforata, io ho scelto questa da 30x15, facilmente reperibile online. E poi 2 calamite che andiamo a cucire all'interno della borsa per creare le nostre chiusure. A questo punto iniziamo subito con la spiegazione. Iniziamo la lavorazione partendo dalla base, inizieremo dal lato corto. Solo per questo giro devo utilizzare un uncinetto più piccolo perché altrimenti non passerebbe dai fori, quindi nel mio caso sto utilizzando quindi solo per questo giro il numero 5. Quindi cosa facciamo? Cappiettino, prendiamo uno dei due colori, ci inseriamo nella parte corta e iniziamo con dei punti bassi. Per evitare che siano troppi, io cosa faccio praticamente? Andrò a creare, alternerò fori dove farò 2 punti bassi a fori dove ne farò solo uno. Quindi qui ne ho fatto uno, nel successivo ne farò 2, in quello successivo 1 e qui 2. Quindi non ha importanza se sono di più o di meno, l'importante è alternarli perché facendo delle prove diventerebbero troppi punti per il tipo di lavorazione e di effetto che voglio ottenere. Nell'angolo, così come in questo e in tutti gli altri angoli che ci sono, quindi in tutti e 4, noi cosa facciamo? Un punto basso, una catenella e un punto basso sempre nello stesso punto, in questa maniera, e si prosegue. Quindi cominciamo con 2, quindi 1 e 2 nello stesso foro e nel successivo 1. Quindi completiamo tutta la nostra base alternando in questa maniera i punti e ricordandoci che negli angoli vanno fatti punto basso e catenella punto basso nello stesso punto. Quindi ci rivediamo non appena abbiamo completato il tutto. Completato tutto il contorno, adesso vi mostro l'asola di chiusura, quindi abbiamo creato l'ultimo punto, ho tagliato il filo, lo sfilo e adesso non sul primo punto che ho diciamo piegato in questa maniera, vado su quello successivo perché così ho lo stesso numero di maglie che ho da questa parte. Quindi cosa faccio? Vado qui, inserisco l'uncinetto da questa parte e faccio passare il cordino, tiro per bene, poi vedete questo è l'ultimo eseguito, inserisco l'uncinetto a metà e faccio ripassare il cordino e ho ricreato
quindi l'asola che io avevo nascosto, in maniera tale che il numero di punti che c'è da questa parte sarà uguale a questo, altrimenti ce ne sarebbe stata una in più. Poi andiamo a nascondere il filo qui dietro, in questa maniera, quindi lo facciamo passare attraverso le maglie, ed ecco qua. Adesso riprendiamo l'uncinetto numero 7, quindi riprendiamo il colore e iniziamo a lavorare il lato lungo, perché lavoreremo questi 4 laterali in modo separato. Allora, nell'angolo noi abbiamo creato punto basso, catenella e punto basso, quindi lasciamo la catenella libera, andiamo in quello successivo e ci inseriamo a metà, perché il primo giro sarà in costa, quindi sull'asola esterna. Creiamo un punto basso e andiamo avanti in questa maniera, quindi creando un punto basso su tutti i punti che ci ritroviamo sotto, però in costa, ma solo il primo giro. Quindi questo è molto semplice e dobbiamo arrivare a questo punto, quindi non dobbiamo lavorare la catenella iniziale, ma dobbiamo arrivare fino a qui, quindi ci vediamo a questo punto per vedere come proseguire. Completata tutta la riga, vi ricordo che il primo giro solamente in costa, a punto basso, noi una volta che arriviamo alla fine, catenella, voltiamo il lavoro e ricominciamo con dei punti bassi, non più in costa. Quindi saranno delle semplici righe di andata e ritorno fino a un'altezza di circa 28 cm, che poi alla fine vi dirò con esattezza. Quindi questo, diciamo, la realizzazione dei pannelli sarà molto semplice. Quindi andiamo avanti in questa maniera, raggiungiamo l'altezza, che nel mio caso sarà di circa 28 cm, e ci rivediamo per fare insieme il pannello corto. Ed eccoci, io ho già realizzato 3 pannelli, quindi questo è quello che vi avevo spiegato, che misura 29 cm, quindi al di là del numero di righe regolatevi un po' con l'altezza, quindi in base anche all'altezza che voi volete realizzare. Questo l'ho fatto uguale e ho già iniziato il lato corto, che misurerà sempre 29 cm. E adesso vi faccio vedere, anche se non è assolutamente difficile, come poterlo appunto iniziare. Quindi prendiamo l'altro colore, cappiettino, e come sempre quindi lasciamo la catenella dell'angolo e iniziamo quindi a realizzare dei punti bassi, e se vi ricordate il primo punto, cioè scusate, il primo rigo sarà sempre in costa, e poi vedete come ho fatto anche qui il resto normale. Quindi come abbiamo fatto per il pannello grande andiamo a realizzare quello più piccolo, quindi con lo stesso identico procedimento. Quindi primo giro in costa e poi andremo a creare delle righe di andata e ritorno per un totale quindi di 29 cm. Ci rivediamo per vedere insieme come creare il contorno e poi effettuare le cuciture. I pannelli sono quindi tutti completi, sono da 29 cm e per l'esattezza nel mio caso saranno 27 giri, quindi tutti uguali, mi raccomando. Adesso non tagliamo il filo, questo è l'ultimo pannello che ho eseguito, come vedete è veramente una maxi bag molto grande, quindi sarà anche molto capiente e utile. Io ho fatto l'ultimo rigo, quindi l'ultimo giro. Adesso vado a fare un giro di contorno sempre di questo colore su tutti e 4 i pannelli, quindi in questa maniera. Io qua sono all'angolo, ho eseguito l'ultimo punto basso. Cosa faccio per fare l'angolo? Una catenella e sempre nello stesso punto vado a fare un punto basso, e così ho creato l'angolo. Poi
mi vado a cercare per ogni riga il punto e vado a eseguire il mio contorno in questa maniera. Ed è una cosa che andrò a fare su tutto il perimetro, così questo contorno, oltre a dare, vedete, rifinitura, ci servirà poi per le cuciture. Quindi adesso noi andiamo a fare questo contorno, quindi il punto lo prendiamo anche dove, se vi ricordate, abbiamo lasciato la catenella, proseguiamo e in tutti gli angoli, mi raccomando, nello stesso punto, come faccio sempre, punto basso, catenella e punto basso. Quindi ci rivediamo per vedere insieme come creare le 4 cuciture. Siamo quasi pronti per la cucitura, quindi ci sono tutti i laterali fatti, eseguiti, contornati e adesso andiamo a creare le 4 cuciture laterali. Quindi io mi sono agganciata qui con un semplicissimo nodo e adesso procediamo quindi con la cucitura. Quindi mi sono agganciata, esco da uno dei fori, vado da questa parte e vado a prendere tutte e 4 le asole. Vedete, qua ce ne sono 2 e qua ce ne sono 2, sono tutti i punti bassi che abbiamo fatto come contorno. Quindi le tiriamo per bene in questa maniera e poi andiamo da questa parte, sempre prendendole tutte e 4, così, e stringiamo, perché appunto dobbiamo creare una cucitura molto solida. Andiamo avanti e se voi notate i punti sono uguali, quindi non ci saranno problemi. Quindi andiamo avanti, sempre, vedete, prendendole tutte e tiriamo e stringiamo forte. Io ho creato la cucitura con il dorato, così creiamo anche un po' di contrasto. Ecco qui. E continuiamo fino a che non arriviamo alla fine con questo risultato. Ne faccio ancora un altro. Ecco qua. Questo sarà il nostro risultato della cucitura. Ovviamente arriviamo fino a qui. Noi dobbiamo finire la cucitura sulle catenelle dell'angolo, se vi ricordate, punto basso, catenella, punto basso, noi dobbiamo prendere le catenelle e completare la cucitura in questo punto. Facciamo la stessa cosa ovviamente sugli altri 3 lati e ci rivediamo per il passaggio successivo. Ed ecco qui, quindi la borsa cucita su tutti e 4 lati. Volevo farvi notare appunto la borsa sta dritta senza nessun supporto aggiuntivo, quindi questo cordino lo consiglio vivamente per chi come me non vuole aggiungere reti termoindurenti. Quindi in questo caso è un effetto che si può ottenere anche con altri cordini, ma proprio Linda Big per questo, proprio per questo effetto devo dire che è meraviglioso. Avete visto che sul davanti appunto c'è la tasca, quindi la tasca che poi nel momento in cui andiamo a cucire su questi 3 lati, da questa parte possiamo inserire ciò che appunto ci piace di più. Allora, non vi ho fatto vedere l'esecuzione perché esattamente come gli altri pannelli, in questo caso noi anziché attaccarci al fondo, ovviamente io ho realizzato 21 catenelle e ho eseguito delle righe di andata e ritorno a punto basso per un totale di 14 giri e poi ho fatto il giro di contorno a punto basso esattamente come vi ho fatto vedere prima. Semplicissimo, lo potete fare più grande, più piccolo, potete replicarlo anche sui lati e creare altre tasche. Io ho preferito per il tipo di borsa crearne solamente una sul davanti che gli dà anche un tocco molto carino, ma diventa veramente una borsa molto utile. Quindi cosa facciamo? Per cucirla, punti molto semplici, ho messo qua un paio di spilli, non ci dimentichiamo di lasciare libero questo lato,
Quindi ovviamente andiamo a centrare, quindi lasciando lo stesso spazio da questa parte e questa parte, decidete il punto dove volete che sia cucito e io ho preso un po' di filo, gli ho fatto un nodino così mi attacco e vado a cucire, quindi vado a cercarmi, ecco qui, in questa maniera, quindi sempre io vado a fare riferimento alla catenella, quindi inizio proprio da questo punto. Ho utilizzato questo secondo colore, quindi il colore della taschina. Io qui alla fine ho fatto un nodino e poi lo vado a nascondere, così in questa maniera mi si blocca la lavorazione. Poi cosa faccio? Scusate, ma essendo molto grande diventa anche un po' complicato per farvelo vedere. Io andrò a fare, quindi vado avanti, vedete, con dei giri. L'unica cosa è trovare appunto il foro di uscita in questa maniera, quindi dobbiamo stare un po' attenti e farò così. Quindi poi vado nel punto successivo, cerco una via per farlo uscire da questa parte, ecco qua, vado sul secondo punto e ripeto la stessa cosa. Quindi mi risposto in questa maniera e vado a prendermi il punto successivo, cercando sempre di farlo fuoriuscire da questa parte. E questo è il tipo di cucitura che ci permette di fissarlo perfettamente. Lo facciamo solo su 3 lati, lo andiamo a completare, quindi effettuiamo pure il punto perché c'è qui l'angolo dove c'era la catenella e il lavoro è ultimato, quindi ci rivediamo a borsa completa. Ecco anche questo progetto completo. Quindi cosa ho fatto? Ho inserito i manici con i nostri moschettoni, vedete? Poi ho cucito, quindi ho finito di cucire la nostra tasca, ho inserito la calamita in questo punto, quindi al centro, e volendo, se vogliamo lasciare questo tipo di forma, quindi in questa maniera, basta cucire una calamita qui e un'altra a questo punto e il gioco è fatto. Oppure lasciarla quindi con la forma, dico, anche in questa maniera. Questo sempre dipende dal gusto e da ciò che volete realizzare. Se ci sono dei passaggi che ovviamente non sono stati chiari o avete dei dubbi, mi raccomando, scrivetemi. Se vi fa piacere, iscrivetevi sul mio canale e vi ricordo che attivando la campanella sarete sempre informate con delle notifiche sui miei prossimi progetti. Ovviamente vi ricordo anche di andare sul sito Borgo dei Pazzi, quindi andate a vedere che ci sono queste novità meravigliose, che sono i manici realizzati con gli stessi cordini che utilizziamo per le borse. Con questo codice li potete acquistare non solo i manici, ma anche il cordino in da big che abbiamo utilizzato oggi, ma tutto ciò che è presente nella loro pagina. Vi lascio comunque in descrizione sia il link di acquisto per il cordino che per i manici, così avete tutto ed anche il codice sconto. Quindi a questo punto ci vediamo alla mia prossima creazione.